Ecco le mie considerazioni sul Meike 10 mm T2.2. Meike mi ha mandato questa lente per provarla e farci qualche video a riguardo, però non sono costretto a dire cose che non penso, quindi sarò molto sincero. È una lente piccola, compatta, si presenta molto bene, non è leggerissima ma neanche pesante. Adesso i dati tecnici magari ve li scrivo qua. Che dire, i rig della messa a fuoco sono morbidi, quello del diaframma è leggermente più duro, ma comunque è molto molto smooth. La ghiera del fuoco si presenta bene, è più o meno, vediamo quanti gradi, direi, oh che croce, 240 gradi. Si opera bene anche da solo operator, io l'ho usato anche senza false focus, proprio a mano, e mi sono trovato molto bene. È un RF mount. In descrizione non ho trovato niente in particolare, ma c'è scritto 6K. Comunque un RF mount, io l'ho usato sulla Komodo 6K, la risoluzione c'è tutta, cioè il 6K li tira bene, tutti i pixel sono abbastanza, è molto risoluta come lente, non come magari alcuni miei obiettivi non come alcuni miei obiettivi vintage, che in realtà se filmo in 4K o in 12 fai fatica a vedere la differenza. Si vede perché è più pixel, è un pochino più incisa l'immagine, ma diciamo la lente non riesce a sfruttare tutti i pixel del sensore. Questa è una buona qualità e ha pochissima distorsione. La lente, come dicevo, si presenta bene, è compatta, è ben costruita, non ha molte cose a svantaggio. L'unico svantaggio che può avere, che ho riscontrato, che usando i filtri, questo ha un diametro da 77 mm, perciò usando i miei filtri da 77, io l'ho utilizzata nel video che avete visto sicuramente qui sul mio canale, che vi posso lasciare qui in descrizione, di tipo un fashion street video. Ho utilizzato il Promist Tiffen da 1/4 e solo con un filtro era ok. Dopo avevo bisogno di utilizzare l'ND e mettendo anche l'ND facevano un po' di spessore e venendo un po' avanti con i filtri, cioè con 2 filtri, automaticamente vedevo la vignettatura perché è una lente molto molto larga. Quindi in questo caso si è un po' limitati. Quello che potrei consigliare io sicuramente è magari con certi matte box che non vengono troppo avanti, usare dei filtri lastra sarebbe meglio, ma non l'ho provato. Quindi non posso dirvi altro, cioè un filtro avvitato lo tiene bene, non si vede la vignettatura, 2 incomincia a vedersi la vignettatura. Che altro? Un 10 mm è molto largo ma non distorce praticamente niente, cioè l'immagine è bella e presente ed è molto nitido anche a massima apertura. T2.2 chiaramente non è nitido come a T4, però T2.2 già è nitido. E il rendering dei colori, questo posso dire solo la mia impressione perché per adesso non ho fatto test tecnici e non so se li farò, però l'impressione è molto molto buona, restituisce un buon colore, un buon rendering di colore, una bella separazione. Io non ho molto altro da dire perché sono rimasto molto soddisfatto e sono felice di averla nel mio kit. Questa è la mia prima lente RF e devo dire che è bello poter diminuire lo spazio, cioè nel senso lo spazio in borsa, lo spazio tra il sensore e la lente e quindi anche lo spazio della camera, il peso e tutto. L'unica cosa che mi dispiace è non avere i filtri, l'adattatore che porta i filtri all'interno, però diciamo ci sono i pro e i contro per ogni cosa. Questa è una lente RF 10 mm, super compatta, non pesante,
A mio parere consigliata. Guardate voi i video e potete lasciare un commento se vi va. Ciao! Ragazzi, scusate, la lente è Super 35, non è full frame. Ciao!